Salve e ben ritrovati. E se non fosse Doc da relazione, ovvero quando ci si sente lontani, distaccati, a volte irritati nei confronti del partner e si è sopraffatti dall'impulso di doverlo lasciare, di abbandonare la relazione. Quando il sintomo principale è il dubbio che non sia più DOC, quindi in questo video parliamo tra l'altro del meta-DOC, che è un aspetto particolare, complesso e frequente, diciamo, che caratterizza il disturbo ossessivo compulsivo. Andiamo per ordine. Tutte le persone che presentano un DOC da relazione sanno benissimo che i primi sintomi, quelli associati all'esordio, la famosa discesa all'inferno, sono per lo più sintomi molto caldi, quindi parliamo dell'ansia, dell'angoscia, come dire, stati emotivi così intensi e marcati tanto da arrivare in alcuni casi a presentarsi come veri e propri attacchi di panico, oppure la disperazione, ma anche il senso di colpa. Quindi questi sintomi caldi, ben definiti e nello stesso tempo anche terribili, sono quelli che contraddistinguono il disturbo ossessivo compulsivo da relazione nelle fasi acute, post-acute. Poi considerate che ogni persona manifesta il DOC da relazione in maniera, diciamo, particolare. Questo è un argomento molto importante e presto credo che ci ritornerò con un video specifico. Dicevo, questi primi sintomi sono quelli un po' più conosciuti, ma con l'andare del tempo, se il disturbo non viene trattato, se non viene curato, è molto probabile, direi certo, che avverrà una sorta di trasformazione, cioè a questi sintomi piano piano possono sostituirsi o alternarsi altre manifestazioni del disturbo che alimenteranno la sofferenza e soprattutto attiveranno tutta una serie di altri dubbi ossessivi che a circolo vizioso come dire, no, andranno a rafforzare la presenza del DOC. Quali sono questi altri sintomi di cui parlo e che possono avvenire, diciamo, in una fase successiva? Sono per esempio sintomi dissociativi, cioè di leggera dissociazione, che fanno percepire alla persona che presenta i sintomi del DOC da relazione quella sensazione terribile di non essere connessa con il partner, cioè di sentirsi distaccata, indifferente, no? Come se quella cosa, quella relazione che fino a poco tempo fa era considerata straordinariamente, come dire, no, sentita, quindi era come dire, vi era una connessione, addirittura una fusione con l'altro, con, come dire, no, molto, molto importante, se non addirittura assoluta. Ora la persona lamenta la disconnessione, questo non sentire, questa, come dire, no, forma di indifferenza da cui viene spaventata. Perché viene spaventata? No, perché può interpretare questo stato emotivo associato, attenzione, a tutta una serie di fenomeni che qua non posso spiegare perché sono molto complessi, no? Ma che hanno a che fare con lo stress cronico che ha sopraffatto la persona per settimane, per mesi, con l'umore che si è orientato in senso depressivo, quindi producendo sintomi quali anedonia, astenia, apatia, che impediscono, rendono molto difficile la connessione con emozioni positive e a volte anche con quelle negative. Quindi tutto questo, insieme anche a una sorta di burnout emotivo,
associate, attenzione, ecco perché dico che sono fenomeni molto complessi, alla continua compulsione, quindi a stati continui di compulsione, per cui la persona si trova dentro questa bolla che lo porta via, cioè va a creare, a produrre dei fenomeni mentali, quindi no, cognitivi ed emotivi che no, sono molto vicini alla dissociazione, ad esperienze dissociativi. Oltre a questi fenomeni dissociativi contribuiscono anche i fenomeni di inferenza cognitiva, cioè le persone che hanno il DOC della relazione, come qualunque altra persona che presenta un DOC delle ossessioni, soprattutto pure, tende ad attribuire un significato eccessivo, quindi dare troppa importanza alla presenza di semplici contenuti cognitivi, quindi pensieri, immagini, dubbi o affettivi, quindi parliamo di emozioni, per cui se queste persone sentono, che ne so, appiattimento, indifferenza, noia o hanno i dubbi, questa cosa praticamente viene letta in una maniera distorta e drammatica, cioè se penso in questo modo, se sento queste cose, se sento in questo modo, allora vuol dire che ovviamente non sono più innamorata, il mio sentimento non è più autentico, genuino, sincero, oppure questi contenuti sono la prova che, come dire, non mi sto impegnando nella relazione giusta. Quindi i processi di dissociazione leggera ed di confusione inferenziale, ovviamente stimolati dallo stress cronico, da una sorta anche di burnout emotivo, favoriscono questi contenuti che poi, come vedremo, mettono in discussione proprio la presenza del DOC, della relazione, e fa temere a quella persona ovviamente che non c'è più nulla da fare, che tutto è perduto e che non gli resta altro che lasciare il partner. Ma in queste fasi si possono manifestare altri sintomi, altri contenuti abbastanza paradossali. Per esempio, uno di questi è l'irritabilità, il nervosismo associato alla presenza o al pensiero del partner. Che cosa vuol dire questo? No? Che la persona in presenza, no, del partner, soprattutto in alcune condizioni, diciamo, di forzatura, cioè che vuol dire? Dove è difficile per qualche ragione sottrarsi, allontanarsi, cioè prendere una boccata d'aria come dire, dalla presenza del partner. Per esempio, condizioni forzate possono essere, tra virgolette, le vacanze, un viaggio, un lungo viaggio in treno o, che ne so, uno stato, un qualcosa che ha a che fare, diciamo, con la socialità, un matrimonio, no? Un qualcosa che comunque ti costringe, tra virgolette, a rimanere a contatto col partner, no? Diciamo, per un periodo abbastanza lungo. Ma perché le persone manifestano queste sensazioni di irritabilità, di fastidio, che poi possono associarsi, come dicevo, anche ad altri fenomeni ancora più spettacolari che hanno una natura dissociativa, per esempio non riconoscerlo, no? Oppure avere una deformazione proprio dell'esperienza emotiva o percettiva, non riconoscere la voce del partner, no? Avere il dubbio, no? Rispetto, che ne so, a delle sue qualità, per esempio estetiche o di altra natura. Questi sintomi che hanno a che fare, diciamo, con l'irritabilità sono dati, intanto sono associati allo stress, cioè la persona è veramente sopraffatta dal disturbo e quindi sta parecchio male. Se pensiamo che a questo, come dicevo, a questa condizione spesso si associano anche lievi o moderati, ma comunque
significativi episodi depressivi, ecco spiegato diciamo come questa irritabilità, irascibilità nei confronti del partner sia giustificata, ma c'è una ragione più specifica ed è dovuta al fatto che si realizza un vero e proprio paradosso nel doc della relazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il partner, no, che è considerato, soprattutto nelle credenze disfunzionali, no, in quel modello perfezionistico, idealizzato e semplificato dell'amore che diciamo più volte ho cercato di descrivere nei miei video, no? Quindi, come dire, la presenza del partner o il solo pensarlo dovrebbe essere associato a tutta una serie di emozioni positive, no? Gioia, euforia, entusiasmo, attrazione, eccitazione, insomma, no? In queste condizioni di stress emotivo, il partner, attenzione, assume una connotazione completamente opposta, cioè che è quello di trigger, cioè in altre parole il disturbo, il doc della relazione inverte in qualche modo la polarità del ruolo del partner, no? Mentre prima era come dire, no, associato a tutta una serie di cose positive, con l'avvento e la persistenza del disturbo che ha come dire, catapultato la persona in un inferno emotivo e cognitivo, la sola presenza del partner triggera, quindi no, e questo ovviamente attiva una sorta di cortocircuito, quindi la presenza attiva il disturbo impegna e come dire, obbliga la persona a compulsare, quindi no, creando una condizione emotiva di discomfort, no? Ed ecco che l'irritabilità come dire, no, è spiegata proprio da questo ruolo involontario che ha il povero partner, il quale no, non sa che la sua presenza triggera il partner, la quale poi si trova diciamo, no, a dover ad essere sopraffatta da questo mostro con tutto quello che ne consegue. Sono quindi fenomeni complessi da spiegare, da descrivere e che hanno, no, che attivano poi questo metadubbio cosiddetto. Che cosa vuol dire metadubbio? Il dubbio del dubbio, cioè il dubbio che non sia doc, no, che magari lo era prima, lo è stato, ma che poi col passare del tempo purtroppo no, è diventato disinnamoramento, no? Ha prodotto il disinnamoramento e quindi adesso è vero, no? Mi nascondo dietro un dito con la complicità dello psicoterapeuta, no? Il quale no, a volte viene, come dire, viene messo in dubbio la diagnosi, il lavoro, la buona fede del terapeuta. Questo no, è assolutamente comprensibile perché il disturbo va a sporcare qualunque cosa, cioè non ti fidi più di nulla, di nessuno perché no, con questa sua insorgenza, ma come fai, no? Come fai ad essere sicuro che, oppure come fai ad escludere che lo psicologo no, ti fa la diagnosi no, per un proprio tornaconto, oppure perché non è abbastanza competente, quindi sono tutte situazioni dinamiche che noi conosciamo, poi il paziente può anche sentirsi in colpa, io ho visto pazienti scrivermi, chiamarmi, no, con questo senso di colpa e dirmi no, sa dottore io ho dubitato no, che lei avesse sbagliato o che insomma avesse fatto una diagnosi per qualche ragione. In ogni modo il metadubbio è veramente diciamo una trappola molto sofisticata, molto complessa e ahimè è anche difficile poi da disbrigare. Perché? Perché le persone, come dire, no, vanno poi sui forum a cercare di capire, no, a cercare di rassicurarsi e nel fare questo cercano di trovare delle storie identiche alle proprie, no? Quindi no, vedere no, se c'è qualcuno che presenta in maniera dettagliata la propria condizione, quindi cosa accade? No? Che nel momento in cui non la trovano, perché è ovvio che non ci saranno mai due storie che possono
sovrapporsi in maniera perfetta, perché ognuno ha la propria storia d'amore, no? E ci sono fortunatamente tante di quelle variabili che ci rendono uniche. Allora, nel momento in cui quella persona non trova, come dire, no? Trova una differenza, trova un dettaglio, no? Che la allontana da quel modello anche di sofferenza e non solo d'amore, ecco, no? Che il dubbio come dire, si alimenta, ecco, no? Però io non ho il dubbio del dubbio, quindi perché? Perché non sono abbastanza spaventata, perché non sono abbastanza indifferente, perché non, come dire, no, non compulso abbastanza, perché no, in altre parole ci sono mille appigli in cui il disturbo può diciamo, no, attaccarsi ed poi alimentare la sofferenza e i circoli viziosi. Quindi ho cercato di descrivervi alcuni fenomeni, alcune caratteristiche del DOC della relazione, ecco, soprattutto in cui si attivano dei sintomi complessi che praticamente sono universali se il disturbo dura abbastanza, no? Quindi dubitare del fatto di avere davvero un disturbo ossessivo compulsivo, presentare stati dissociativi o fenomeni di confusione inferenziali, oppure diciamo questa irritabilità, questa a volte rabbia, no? Come dire, essere indisponenti nei confronti del partner, no? Che conferma, tra virgolette, alla persona che non è più doc, ma che è qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso non può essere altro che il disinnamoramento. Quindi no, non mi resta altro che lasciare il partner, no? E chiudere questa storia, no? E se non lo faccio è perché non ho il coraggio, perché sono vigliacca, perché non voglio deludere le persone, perché non voglio cagionare del dolore, eccetera, eccetera. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video, se lo desiderate, oppure potete iscrivervi al mio canale. Se invece pensate di aver bisogno di una mia consulenza o fare un percorso di psicoterapia, vi lascio le informazioni sotto nella descrizione. Grazie.